Buonasera, benvenuti alla quarta live di GenCamp TV. Questa settimana abbiamo diviso i GenCamp in due live separate per sport, perché ieri avevamo la partecipazione del nostro partner di eccellenza, la Savino del Benevole Scandici, grandissimo successo di partecipazione, di ospiti, di pubblico. Oggi non saremo da meno, una full immersion dedicata a tutta la basket GenCamp. Per introdurla, chiaramente saluto che colui che per me è come un fratello, Danilo. Eccoci qua. Ciao. Ciao, stasera grandi ospiti, grande sorpresa, raccontaci. Sì, come dicevi, per non essere da meno, questa sera presenteremo il kit della Zeus, però prima abbiamo un ospite d'eccezione e grazie alla tecnologia a nostra disposizione siamo riusciti questa volta nell'impresa che non c'era riuscita un paio di settimane fa, e quindi abbiamo il piacere di avere con noi il director della Training Academy della Gold Crown Foundation di Denver, questo per quanto riguarda diciamo la sua attività negli Stati Uniti, ma fondamentalmente anche uno dei nostri storici head coach, e quindi ho il piacere di dire che abbiamo in collegamento direttamente da Denver coach Tim Hammond. Hello Tim, welcome. Ciao a tutti. Hi Tim. Scusa my Italiano. Scusa. sorry. Well, it is a great pleasure to join the Fratello Malocco Fratellos. Oh, your Italian is improving. Il tuo italiano sta migliorando, quindi how is it in Denver? How is the situation in Denver now? How are you? Actually, it's pretty good. I would say we are now vaccinating 16 and over. So almost everybody can get a vaccine now. And so everything is getting much better, but we still have to wear a mask. How about in Italy? We're a little bit late with vaccination, but we don't lose hope. We hope that everything is going to be all right for next summer. Let me translate for our Italian friends. Ci dice che le situazioni saranno sempre meglio, il piano vaccini negli Stati Uniti procede speditamente, e quindi loro continuano a mettere la mascherina, ma stanno vedendo la luce in fondo al tunnel. Noi ne abbiamo già parlato, noi siamo speranzosi e ottimisti assolutamente di una estate insieme, stiamo lavorando come non mai perché tutto sia perfetto e saremo sicuri e divertiti, speriamo, quest'estate, quindi assolutamente. Let me ask you some question. Danilo, vuoi qualche domanda per Tim? Iniziamo. Ma prima di incominciare noi con le domande, voglio salutare innanzitutto tutti quelli che si sono connessi e ricordare che tramite la chat possono comunicare con noi, non solo se vogliono mandarci un saluto, ma anche eventualmente per fare delle domande a noi, ma in questo caso soprattutto anche per fare delle domande al nostro coach Tim Hammond. Quindi volendo, scrivendo in chat le vostre domande, poi le gireremo a coach Tim. E come prima domanda, a me viene in mente la prima partecipazione del coach al GenCamp, risale al 2008, quindi tantissimi anni fa, e quindi io, aiutato magari dalla tua traduzione, Roberto, che mi fa sentire più sicuro, volevo chiedere a coach Tim se prima di venire al GenCamp conosceva già il basket europeo, il basket italiano, e comunque sia, insomma, come l'ha trovato una volta arrivato al GenCamp, arrivato in Italia. So Tim, Danilo is gonna ask the question in Italian. I'm gonna translate. So both okay. Italian, you say, okay. Before coming to GenCamp, your very first time was in 2008, if you went wrong, and was your first time since it was because our friend Michael Esposito invited you, if I'm wrong. Mm-hmm. And yes. Before coming to Italy in Europe, did you already know European basketball, something about Italian basketball also? Was your very first touch with them? Was stato il primo contatto col basket italiano ed europeo? I will say I knew a little bit about Italian basketball, but every year that I have the opportunity to come back, I learned more things. And so many of the things are mistakes that I have made. A couple things, basketball is just a little bit different in Italy as far as footwork. And so I was teaching things that were wrong in Italy. And Gallinari had to correct me on some of those things. But
Each year I learn a little bit more, and I absolutely cannot wait to have the opportunity to come back again. So it's a great camp for kids. It's incredible. It's incredible how much you guys give to these kids. Thank you very much. Let me translate, please. Lui ha detto che la prima volta che è venuto in Italia non sapeva molto, conosceva per sentito dire, per aver visto qualcosina, ma non sapeva molto del basket europeo, soprattutto italiano. Poi c'è un modo appunto di insegnare anche delle regole. Noi sappiamo per esempio la regola dei passi, no? Danilo, è molto diversa tra Stati Uniti e Italia, e quindi faceva delle cose anche sbagliate. Poi abbiamo avuto la fortuna, tra l'altro, ricordiamo che Tim a Denver lavora al Gold Crown, collabora con i Nuggets, e abbiamo la fortuna che Danilo Gallinari, che venne a camp quell'anno ed era nei Knicks, fu trasferito a Denver, e lì il primo amico che incontrò appunto era Tim, che aveva conosciuto al Gen Camp, quindi questa piccola connection, e lì poi appunto si sono un po' corretti, l'ho aiutato un po' a capire meglio il basket italiano. Poi ci ha fatto dei complimenti bellissimi, diciamo che il camp è bellissimo. Ecco, qui una riunione. Tim, do you remember it out, Yes, that's a great picture. And that was at Gallinari's house in Denver when he was playing with the Nuggets. Wish he still was. So, some great experiences. Questa è appunto una cena a Denver in casa di Danilo o di Tim, se lo ricordiamo bene. Lui a Denver manca. Do you still miss Danilo in Denver? Manca tanto Danilo, dico, a Denver. Very much so. A great story. It was 4 days before the United States locked down with COVID that I met with Danilo in Madison Square Garden when he was playing with Oklahoma City at that time last year in March. And so one of the last games that I got to watch was Danilo playing against the Knicks in Madison Square Garden. So before COVID. Una cosa molto bella, per esempio, queste amicizie che rimangono, una delle ultime partite che è riuscito a vedere prima del lockdown è stato andato a New York apposta a vedere Danilo giocare contro i Knicks. Lui ai tempi era a Oklahoma prima di passare poi, come quest'anno sapete tutti, ad Atlanta. Danilo, prossima domanda. Allora, è un po' diciamo la seconda parte di questa prima domanda. Volevo chiederti di raccontarci la tua prima volta al Gen Camp, ovvero qual è stata la tua prima impressione, quello che hai pensato, insomma, le tue emozioni, le tue sensazioni ritrovandoti in Italia a un camp di basket e scoprendo per la prima volta il Gen Camp. In the meanwhile, our coaches are always saying goodbye a lot to you, from Michael, Lorenzo. Everybody is very, very happy to see you, Tim. Danilo asked about your first time. Your first time in Italy, you knew not so much about Italian basketball. And what were your feelings? What you were expecting from Italian basketball for coming in Italy at Gen Camp? Some of the things I was so impressed with the teaching and the level of coaches that you had at Jam Camp. I didn't expect that, and so I thought you had an extremely high level of teaching, and I was very grateful to have the opportunity to be a part of that. I will also say that at first I had never been to Italy before, and it took me a while to learn more about the culture, and that spilled over into the basketball. One of the things that I remember vividly was Roberto, you and Danilo had me do some teaching, and I was teaching post play. Mm-hmm. And in Italy, there's very, very little post play, and so that was an eye opener for me. Allora, thanks for very, very, very nice words. Tim ha detto che la prima impressione, la cosa più bella, la cosa che l'ha colpito di più, lui non si aspettava in Italia di trovare qualcosa di così organizzato, degli allenatori così bravi, delle lezioni così intense ed accurate. Veramente questo l'ha colpito, non se lo aspettava assolutamente, quindi ci ha fatto i complimenti per questo. E poi ha detto che ha dovuto anche un po' imparare la cultura e gli è piaciuto moltissimo, adesso ne parleremo, e poi anche cosa insegnare, perché lui ha iniziato a parlare un po' del post play, che invece in America è molto,
molto gettonato, invece da noi si è reso conto che è molto meno usato. Quindi. Qui abbiamo una foto del primo anno. Your first year Gen Camp, 2008, we coached Dan Peterson on the team. And that's a perfect example of the level of coaching that you have with Dan Peterson. I never expected the Dan Petersons, the Marcelo Nicolai, the Alberto Morea. I mean, I could go on and on. And Dan Peterson is incredible. I couldn't believe the level of coaches that you guys had, and in turn, the organization that you ran with Jam Camp. It was so impressive. Thank you very much. Ha detto che questo è un esempio proprio calzante dei grandi allenatori che ha potuto incontrare al Jam Camp. Quell'anno, per esempio, incontrò il coach Dan Peterson, qui nella foto lo vediamo. Ha conosciuto anche il grande Alberto Morea, che tra l'altro adesso è veramente l'allenatore del momento. L'allenatore del momento, che a causa Covid è diventato il coach di Brindisi e sta veramente facendo dei grandissimi exploit. Speriamo di averlo presto in una delle prossime live. Hai conosciuto Marcelo Nicola, grande ex giocatore, ora grande allenatore. Non si aspettava davvero che il livello dei coach fosse così alto, è stato bellissimo. Visto che parliamo di coach, io ti mostrerei anche la fotografia di un altro coach che è stato con noi al Gen Camp, che ha lavorato con Tim, che è venuto grazie a Tim. Se vuoi presentarlo tu, Roberto. Great coach, but it's due to you, Tim, because we had the great honor to share our Gen Camp with Don Showalter. He's the head coach of the junior team, USA basketball junior team, isn't it? He's a friend of yours. You work with him in Snow Valley Camp. Right. He works with the U16s and the U17s for USA basketball. And Don Showalter he's a legend in the United States with USA basketball. He's incredible. He recently retired from the coaching ranks, but now he still does the clinics. And when he retired, he was, I believe it's 88-0. He never lost a game outside the United States. And it was a pleasure working with him, because many of the NBA players Showalter worked with, and I had an opportunity to help with him when the kids were 16 and 17 years old, you know, the Jabari Parkers and the Bradley Beals. And so it was fun to follow these guys. And then all of a sudden they end up in the NBA a few years later. Wow. Ha detto una cosa bellissima, perché giustamente abbiamo avuto il piacere e l'onore di condividere il Gen Camp con Don Showalter. Don Showalter, come diceva Tim, è una leggenda. Lui ha allenato per anni la selezione. Dopo il Dream Team c'è la selezione, come diciamo noi, la selezione juniores, della nazionale USA, con tutti i prospetti di grandi giocatori che poi sono finiti nell'NBA. E lui ha avuto la possibilità, con la sua amicizia e la sua capacità, di lavorare con Don Showalter, che ha fatto un record di 88 vinte e 0 persi nella sua carriera come allenatore nazionale. Ha vinto vari titoli mondiali, chiaramente non ha mai perso una partita. E tra l'altro un grande allenatore, un grande uomo, e abbiamo avuto il piacere di averlo 3 volte al Gen Camp. C'è stato un saluto di Lorenzo Cabani, che è il suo autista personale, lo salutiamo, ricordiamo grandi esperienze e davvero grandi personaggi. Sometimes you've met some nice coaches, great coaches at Gen Camp, but you also, as a chance, another USA great coach, motivator, trainer. Yeah, Alan Stein is an incredible trainer, and he, very similar to Don Showalter, he had the opportunity to work with a lot of future NBA players you didn't know were going to be in the NBA when they were 16, 17, 18 years old. And Alan Stein does a great work he does incredible work with footwork with the kids, and strength and hand-eye coordination. And those are kind of his specialties, not necessarily the basketball end of it, but developing the body. Alan Stein's great person. Sì, abbiamo parlato di Alan Stein, che sono i più grandi preparatori fisici degli Stati Uniti, una leggenda veramente, e che ha
formato anche lui tanti giocatori da giovani che poi sono finiti nell'NBA, quindi un'altra persona eccezionale che dagli Stati Uniti abbiamo avuto il piacere di ospitare al Gen Camp, che è venuto con Tim, è stata veramente un'esperienza bellissima. Poi io voglio ricordare che chi ci ascolta, che non ha avuto la fortuna di conoscere già Coach Hammond al Gen Camp, che lui appunto è direttore della Academy Training alla Gold Crown Foundation. Gold Crown Foundation che è un fiore all'occhiello nel mondo sportivo ma anche socio-educativo degli Stati Uniti. Quando noi siamo andati a trovarlo a Denver, lui con orgoglio ovviamente ce l'ha mostrata e comunque ci ha detto: non immaginate, non pensate che in America questo comunque sia normale anche in America. Questi siamo noi e la Gold Crown sicuramente è ai massimi livelli come formazione per quanto riguarda i giovani giocatori. In America, questo come risaputo, non esiste il concetto di settore giovanile. La Gold Crown è quello che diciamo più si avvicina a un settore giovanile per quanto riguarda il rapporto che c'ha con i Denver Nuggets. Io impropriamente li definisco una sorta di settore giovanile dei Denver Nuggets. Il legame del coach, infatti, come citava anche prima, con i Denver Nuggets è strettissimo. Sono tantissimi comunque i giocatori che sono passati anche dalla Gold Crown Foundation. Gold Crown Foundation che è stata fondata dall'uomo che vediamo in questa foto, da Bill Henslick. Qui vedo Roberto, sei tu con lui al Pepsi Center, che è comunque insomma è nostro partner, così come abbiamo avuto la fortuna anche di poter incrociare il nostro destino con i Denver Nuggets e con il suo coaching staff. Ti traduco un attimo per Tim. Tim, Danilo was talking about the amazing job you did when working with the Gold Crown Foundation and the incredible venue that Gold Crown had. The course, the gym was something stunning, so something that we've never seen before. There's some pictures with you with at the Pepsi Center with Bill Henslick here in Gold Crown Foundation. Questa palestra aveva veramente affiancati una trentina di campi, così era qualcosa di bellissimo. Da queste foto si intuisce, perché alla fine del parquet non si vede all'orizzonte in fondo, no? Anch'io ci sono stato e sono rimasto impressionato, perché appunto metri e metri quadrati di parquet che a seconda delle situazioni poi possono diventare un tot di campi più o meno grandi in base alle esigenze, tutti di altissimo livello. Per noi anche diciamo un esempio da seguire, quello che noi abbiamo cercato poi comunque insomma, umilmente di replicare nella nostra location in Toscana, dove riusciamo a offrire una serie di campi al coperto affiancati, cosa che è davvero, se Tim precisava, è una cosa rara anche negli Stati Uniti, qualcosa come la Gold Crown Foundation, quindi noi ne siamo ovviamente fieri per quello che stiamo cercando di riprodurre qui in Italia, ormai insomma da una quindicina d'anni in Toscana. Danilo said that your amazing job with all the young kids in Denver, that you help a lot of them to improve their skills and their capability to play in a very good level. And the amazing venue, the Gold Crown, it was very big inspiration for us in setting all the courts in Gen Camp in Carrara. So I know it's not the same, but it was very, very important. Yeah, I have to tell you, it's been very interesting the last year with COVID in Gold Crown. Typically, I do clinics for the Denver Nuggets for kids, and there'll be a Nugget player that comes, and then I work with the kids on drills and so forth. And we haven't been able to do one Denver Nuggets clinic during COVID. However, at Gold Crown, we have 36 baskets. And what we've been doing to modify to still work with kids is every kid, we're only allowed to have, this is a state law with the COVID, we're only allowed one kid per basket, and they have to bring their own basketball. And so I have to stand in the middle of the court, and we have 36 kids come in every hour. And then I just take them through, they have their own basket, their own ball. And then we dismiss them after an hour, and a new 36 kids come in. Wow. And then the other thing that Gold Crown provides is I can work one-on-one with kids.
And my favorite student right now that I'm working with, I haven't been working with him the past couple months, but I did all spring and all summer, is Federico Gallinari. Oh, nice. And so our Italian friend. And Federico's game is getting better and better and better. So I'm really proud of him. We too. Let me translate, please. And Tim ha detto appunto che questa fantastica location, appunto, che è la Gold Crown Foundation, questa accademia incredibile di basket che c'è a Denver, ha avuto questi spazi enormi, questi infinità di campi che hanno in totale 36 canestri. E quindi sono riusciti a lavorare perché con questi spazi enormi la legge federale prevedeva un bambino per ogni canestro con un proprio pallone portato da casa, e lui a quel punto era al centro di questo spazio enorme a dirigere 36 bambini che contemporaneamente si allenavano ognuno in un canestro, però sono riusciti a allenarsi, quindi è stato molto molto bello da questo punto di vista. E poi è riuscito anche appunto a lavorare con Federico, il fratello di Danilo Gallinari, che negli Stati Uniti sta studiando al college lì e sta migliorando giorno per giorno, e lui è molto orgoglioso di questo. E c'è una domanda che avevo in mente ed era quella del what difference do you think do not downplay that convention center in Massa Carrara. That is an incredible facility. I don't know. Every time that I come, you have more baskets, more basketballs, and more opportunities for kids. And I love how you always modify. Well, we just get more baskets if we have too many kids, and that's an incredible facility. And when you started putting down those, my all-time favorite was the year that I got to come, and you had bought a sport court in the colors of the Denver Nuggets. And I was so doggone proud. All those little touches that you guys have at that facility I can't believe anybody in Italy has a better opportunity at a camp than in that convention center in Massa. No, there's no sound. I don't want to say because we can look cocky, but le parole del coach sono così belle che effettivamente traducendole poi sembra che ci stiamo dicendo, ci stiamo incensando. Non vogliamo sembrare presuntuosi, appena detto a Tim, e lui ha detto che è rimasto colpito incredibilmente da quello che allestiamo nei padiglioni della fiera di Carrara. Ogni volta che viene vediamo sempre più campi in sport court, in questo mattonelle che noi appunto prendiamo per avere dei campi sempre più belli, canestri, palloni. Salutiamo anche Mattia della Tanquest, che è il nostro fornitore ufficiale di questi campi. Assolutamente. Di questi campi appunto del Tanquest, che sono meravigliosi e crescono anno per anno. Lui ricorda che ne abbiamo comprato proprio in suo onore. Un campo l'abbiamo comprato con i colori dei Denver Nuggets style, e c'è questa grande connection con i Denver Nuggets, e quindi lui rimane impressionato e ci ha chiesto: non penso che in Italia esista qualcosa del genere, noi non vogliamo sembrare presuntuosi, ma assolutamente in Italia non esiste niente del genere, ve lo garantiamo dal punto di vista, ve lo dico. Tra l'altro ci tengo a dirlo, ieri abbiamo avuto un collegamento per il volley, Massimo Barbolini, che ha detto praticamente le stesse cose per il nostro camp in contemporanea del volley, che si svolge in maniera distinta ma contemporanea sempre alla fiera di Carrara, in un altro padiglione, e ha detto che lui non si aspettava potesse esistere un allestimento dei campi, una facility veramente organizzata così. Quindi ci fa piacere che anche Tim abbia detto senza sapere le stesse cose, e questo ci ripara del nostro grande lavoro. Salutiamo Milena Ventura, vero pilastro del camp. Saluto Tim. Roberto, scusa, siccome hai parlato di Denver Nugget Style, io voglio vedere se riesco a strappare un sorriso al coach. Mighty Stars. We love jam camps in Italy. Denver Nugget style. Right. That was a great night for us. About Denver Nugget style, isn't it? That was a great night. Quella veramente una grande serata al Pepsi Center insieme a coach Hammond, Bill Hanslick e Danilo Gallinari, che ricordiamo, insomma, sono i protagonisti di questa connection, no, tra che il destino ha voluto tra il Gen Camp e Denver. C'è anche una foto per il Denver Nugget Style, forse che vorremmo far vedere. Sì, and I know that it was special because that was
that was Danilo just before they did the live broadcast for the Denver Nuggets game, and where Bill Hanslick does the pregame show, and Danilo got to be a part of that. But I will have to throw this little thing in. The next year, Lorenzo Cabani came, and Danilo has never let me forget that I was able to get Lorenzo on the court, and he was shooting free throws at one end, and Steve Nash was shooting free throws at the other end, and Danilo was mad I did not do that for him. È vero, è vero. Lorenzo, so che ci sta ascoltando, gli invidio molto che quando il nostro Lorenzo Cabani è andato a Denver ha avuto la possibilità anche di fare qualche tiro libero durante il riscaldamento dei Nuggets. Io però nel mio curriculum c'ho un canestro da 3 segnato sul campo di allenamento. But I made a 3-pointer on the training court. Yes, you did. You made the video, so I have the proof. C'ho la prova che Yes, you did. Mi andò bene un buono alla prima, 1 su 1, poi non ho più tirato per non rovinarmi la media. Quindi. and I wish that all the people in Italy could understand this. You know, you guys have done an incredible job bringing in great coaches. You have great level of play with the kids. There's great players, and but more than that, we've made such a great connection with some of the Americans and the Italians. And each year, another Italian comes out to Denver, and those are some of the most special times that I have when Roberto brought his family out, and we've had several Italians come through and bringing together, just because of the game of basketball, bringing together great people. So it gives me great pleasure. It was amazing, our pleasure. Ha detto Tim che è bellissimo il fatto che lo sport, la pallacanestro unisca, tutto il lavoro che facciamo, il portare grandi allenatori dagli Stati Uniti in Italia e viceversa, e porta grandi amicizie che nascono. E lui ricorda, tra le varie cose, per esempio il fatto quando prima Danilo, poi il sottoscritto con la sua famiglia è andato a trovarlo a Denver, lui ha vissuto dei momenti bellissimi perché poteva ricambiare l'ospitalità, far conoscere la propria cittadina, Denver, il Colorado. E il bello del basket dice proprio questo: grazie a un pallone nascono amicizie incredibili che durano tutta la vita e condividiamo delle esperienze incredibili. So, Tim, in your opinion, experience, what's so special about Jam Camp? So why do you fell in love with Jam Camp? What happened when you arrived? Was the mood, the people, Italy? It is no doubt. It is so interesting because and I'm sure when you travel to the United States, the same thing happens. You plan all these things you want to see in the United States. And it's the same when I go to Italy. I think, I want to go to the Vatican. I want to go to Florence, and so on and so forth. But now when I go, all I ever care about is meeting new people and seeing the old people that I've gotten to truly become great friends with. And so Jam Camp has provided that, and it's been great because basketball has given me incredible friendships in Italy, and I'll always be grateful for that, and that's what I look forward to the most. A proposito, sì, nel frattempo vuoi tradurre? Mostriamo alcune foto. Tim ha detto, appunto, ha ribadito il concetto che grazie alla pallacanestro è riuscito a creare delle amicizie incredibili. E lui ogni volta, quando pensava vengo in Italia, voglio vedere il Vaticano, voglio vedere Firenze, dopo le prime volte ha iniziato a pensare non vedo di vedere gli amici, la gente che ho conosciuto al camp e conoscere nuove persone eccezionali con cui condividere le mie esperienze. For example, Coach, this is your birthday at camp. Milena, I remember this is a perfect example of how special you always make myself and my family feel. And you are great about that. But it isn't just when the players get to come to Jam Camp. I know you notice this, but we forget sometimes. Every time when I go to your closing ceremonies, so many kids have had such a great experience. They're crying when they have to leave, and
you always make a great connection for those kids, and we use the game of basketball to help these kids with their development. But more than anything else, you're creating incredible friendships. Lui dice che è bellissima la connessione, la connection che si crea tra ragazzi, fra i coach, fra tutti quanti, l'ambiente che c'è al Gen Camp, e lui è innamorato di questo. Per esempio il festeggiamento del suo compleanno è un modo in cui facciamo sentire tutti speciali al Gen Camp, è un'esperienza che lui non dimentica ed è della cosa più bella, il grande lavoro. Lui ha parlato delle premiazioni, i momenti in cui i ragazzi che hanno avuto una settimana fantastica realizzano dopo la premiazione che stanno per tornare a casa, si abbracciano, piangono, si scambiano gli indirizzi. Il bello ed è quello che commuove anche noi, sinceramente, ogni settimana dopo tanti anni, Danilo, vero? Sì, poi giusto appunto, stiamo parlando di amicizie che nascono al Gen Camp, di amici del Gen Camp. Allora io faccio una carrambata, perché siamo collegati, adesso glielo chiediamo, ma presumo sempre con gli Stati Uniti, con il nostro Simone Sandri. Ciao Simone, benvenuto, che piacere vederti. Ciao Roberto, ciao Danilo, piacere mio. Ciao Simone. Ciao Simone. Ciao Tim, how are you? Molto bene. Bene, bene. È bellissimo che Simone giustamente gli chiede in inglese e Tim risponde in italiano. Tim, your Italian is improving a lot. No, I want to go hide in Italy for 1 month and do nothing but speak Italian. I think that's the only way I will learn. So. Simone, grazie per la bella sorpresa, Simone, che piacere rivederti. Grazie per l'invito, è un piacere rivedervi e faccio il più grande in bocca al lupo al camp. Purtroppo per me sarà complicato venire a luglio, magari per agosto, per la settimana, questa nuova settimana che fate ad agosto, magari potrebbe essere un'idea, ma purtroppo con lo spostamento di un mese del calendario NBA con le finali più avanti diventa complicato per me, purtroppo. Dopo l'anno scorso che ero nella Babbo per 3 mesi, quest'anno le finali saranno in loco, per cui saranno nelle città, probabilmente Los Angeles, pensiamo ad ovest, e magari New York o Philadelphia ad est, e basta. Non voglio rubare tempo perché so che avete team. Adesso che abbiamo scoperto che la tecnologia ce lo permette, noi vogliamo strapparti la promessa di averti qui magari una delle prossime live per fare 2 chiacchiere, va bene? Volentierissimo, magari direttamente dal Barclays Center, se sarà un giovedì di Nets, oppure da casa, da dove volete. Con piacere. Tim, was great to see you, and hopefully I'll see you next time at the camp. Hopefully I will be there, and if this COVID thing allows me, I certainly will be. There's no doubt about it. I look forward to it. Beautiful. Ecco. No, grazie Simone, ci contiamo, parliamo un po' di NBA e ci racconti un po' con piacere, e che se qualcuno vuole farmi domande su quello che sta succedendo negli Stati Uniti, NBA, sui Nets, sui Lakers, su come funzionano con i protocolli Covid, che è complicatissimo adesso, con i vaccini, sono molto, mi fa molto piacere, per cui se vogliamo fare un collegamento mi farà molto piacere, per cui fatemi sapere. Un saluto a tutti, ci aggiorniamo, magari ci si vede quest'estate. Grazie mille, a presto. Siamo Salso Maggiore agosto, allora, tranquillamente. Esatto, speriamo. Ciao. Grazie ancora, ciao, grazie. Che carambata che ti ho... Visto, giusto appunto stavamo parlando delle amicizie che nascono al Gen Camp, e insomma anche Simone Sandri, il nostro grande amico. Sono felice che la tecnologia ci permetta così di fare 4 chiacchiere con Denver e New York come se niente fosse, e almeno comunque sì, di farci ritrovare vicini quantomeno virtualmente e in video. Non so se stanno arrivando solo saluti o anche domande. Io vorrei citare un paio per non fare un torto a nessuno, però abbiamo avuto una grandissima campionessa cubana che gioca tanti anni in Italia, tra i mari Sfero Coronado, che ha salutato Tim. Tim is a big hug from Tamari, the Cuban player, the girl that was you met in Capitolo, and
and she said big hug to you, and she hope to meet you very very soon in Italy. E soprattutto abbiamo incontrato un grande saluto abbiamo avuto che ci ha commosso dal professor Savino Risitano da Giardini in Naxos, la nostra vera casa iniziale del Gen Camp dal 1997 in poi, e grande esperienza Giardini in Naxos, grande rapporto, anche grande connection con tutta la Sicilia e con Giardini in Naxos in particolare. Un grande saluto, un grande bacione a Firenze da Anna Bellini che ci saluta, e veramente un piacere. Non salutiamo Andrea D'Alonso. There's a lot of friends, everybody's telling. C'è Paolo che saluta. I saluti prima sono arrivati anche da Bruno e Giovanna. Bruno e Giovanna are saying hello to you, Coach Tim. And I can't wait to get back there and see all the people once again. So, and I will bring this up because I know this is, I know we've talked a lot about the Massa Carrara camp and so forth, but in Puglia, I think some of the best weeks I've ever had were, you always brought that Brindisi club for the Brindisi girls. And they were awful special to work with. And I look forward to more of those situations coming up again. Hopefully this summer. And I noticed this year there is a new site in Puglia. Is that correct? Yes, allora, let me translate please, and then I answer you. Ha detto che lui veramente spera di venire quest'anno, si augura poi di tornare a lavorare con noi, non vede l'ora, di fare tanto piacere essere di nuovo con noi, e ci chiedeva proprio della nuova location che avremo appunto quest'anno. Sapete, ci siamo spostati, siamo ai confini tra la Puglia e la Basilicata, siamo in Basilicata, in provincia di Matera, sulla bellissima costa ionica al Lido di Scanzano. Yes, coach, we have a new location, amazing place by the sea, not so far from where we were before, and can't wait to share it with you. So you, Kim, you're a grandpa now also. I am a grandfather with 2 granddaughters and a 3rd daughter on the way. Wow. So, and very proud. Yeah. So one day they will be jam campers. They will be coming to jam camp to participate. For sure. We need them to participate with Little Icaro. We will play together. Vi porterai i nipotini a camp, Non vediamo l'ora. We can wait to meet them. So, il coach how ha parlato about anche di the day ragazzi. that oh, there you go. That's great. So this was in Carrara, correct? Yes. Yeah. Yes. Okay. All right. And the other place that you have that's going to be new to me is Sassa Maggiore. That was your original camp, correct? yes, it was everything began in 1998. So we took on the legacy, and we keep it in Salso Maggiore Terme. And in the end of the summer, we are back to sport, to restart with sport, and hoping to share it with all the kids and you, maybe. I really would like to do, because I remember we had a great day. Do you remember, Roberto, you and Julia? You showed me the town of Sassa Maggiore, and that was a special day. So Amazing Sassa Maggiore. I really enjoyed that. Those are the things I remember the most. I enjoy the camps, but I remember the friendships and the new things that I get to do every time I come. Just to talk about it, ha detto che lui vuole passare, già stato a Salso Maggiore per brevemente, cercherai di venire al Back to Sport a fine agosto, il nostro nuovo format che abbiamo creato per ripartire con l'attività dopo tanti mesi di lockdown, di inattività, e che è proprio specializzato, e lui cercherà di esserci nella splendida Salso Maggiore Terme. Dice che sono dei momenti bellissimi, e talking about wonderful moments, Tim, there's Raffaella and Big Igaro that are greeting you and say that they want you again to catch another octopus. I never, Roberto and Danilo, I never even saw the octopus that your father would catch. And all of a sudden he'd dive and grab this thing, and I'd see the ink spit out.
was a great experience for me, but I never caught an octopus. Only the ones that he caught and threw at me. L'esperienza bellissima di cui sta parlando Tim, con uno dei più grandi pescatori della storia della Puglia, non solo uno dei più grandi d'Italia del mondo, Icaro Milocco, che conosciamo, l'ho portato a pescare, e lui, da uomo del Colorado, pensate, il Colorado è un posto dove c'è Aspen, cioè Sierra Nevada, siamo in montagna, si è trovato a fare snorkeling, e lì nostro padre lo ha aiutato a catturare un polipo, che per lui è stato, non aveva mai visto neanche uno, non avrebbe mai visto quello che c'era mimetizzato tra gli scogli, però prendere è stata una cosa incredibile. Can only happen at Giant Camp. I know it. And I can tell you now, that particular day when I got to do that with your father, Icaro, I was so sick that day, but I had to go watch him catch the octopus. I had to see how it was done. Yeah. Great experience. Siamo andati un po' fuori tema, diciamo. Io spero ma che questo manifesta lo spirito che c'è, appunto, di amicizia di cui parlavamo prima. Coach apprezzi l'Italia, il lato umano, quello che succede al camp, l'amicizia, quelle cose uniche che si vengono a creare solamente quando c'è appunto una connessione vera nel minimo comune denominatore dello sport, in questo caso del basket, un pallone da basket. Quindi grazie, veramente. Dobbiamo ringraziare Naismith e tutti quelli che sono venuti dopo che ci hanno fatto arrivare fino al Gen Camp. No? It all happens because of basketball, coach. Well, talking about basketball again. Okay. What are the main differences between the USA and the European camps about the structure? What happens? Something different? For example, Alan Stein, he was surprised for the fact that we don't practice at 6 in the morning, but we practice at 8:30, and we have a little nap after lunch. What happens in a regional basketball USA basketball camp? Let me translate in Italian. Vi ho chiesto quali sono le differenze principali tra un camp americano e un camp italiano, perché sono impostati diversamente, quali sono le cose comuni, perché per esempio noi abbiamo avuto Alan Stein che era sconvolto dal fatto che in America fanno il primo allenamento prima di colazione, tipo alle 6 del mattino, poi fanno colazione, fanno gli altri allenamenti, e poi non essere sconvolti che noi comunque dopo pranzo ci prendiamo un'oretta di riposo, giustamente mi sembra la cosa più normale del mondo, per loro, per gli americani era una cosa assolutamente fuori di testa. Please, Tim. I can tell you that in the United States, the opportunity to play and practice and work on your basketball game is endless. There's gyms, there's trainers, there are coaches. The opportunity, it's always open. And that's good and bad because kids play 24 hours a day. When you go to Italy, the opportunities aren't quite as great. And one thing that I can tell that I like better in Italy when I camps and so forth, I think since there isn't as much opportunity in Italy to play games and so forth like there is in the United States, their focus during the camp is much greater than it is in the United States. And there's too much distraction in the United States. They play way too many games instead of working on their game. And oftentimes the kids just don't work as hard as they do in Italy, and they aren't as focused as they are in Italy. And I think you really see that, Roberto and Danilo. What is it in the last 15 years? It's gone from the European players in the NBA. I think only 15 years ago, I'm not sure of the numbers, but there was only like 5% European players, and now there's upwards to like 30% or something. The number of European players is much greater in the NBA, and I think that's attributed to they're much more focused on their game and learning the game. Thank you very much. Tim dice che le possibilità di giocare per un bambino americano sono praticamente infinite, ci sono campi dappertutto, palestre dappertutto, tante partite e pochi allenamenti, questo è il rovescio della medaglia, e quindi loro sono un po' viziati da questo punto di vista,
e quindi ci mettono meno focus. Una cosa da rendere conto, molto orgogliosi tutti gli allenatori e i ragazzi che ci stanno seguendo, ha detto che quello che ha visto lui, i ragazzi italiani, i camper che ha conosciuto al Gen Camp, parla di focus appunto, sono molto più concentrati, ci tengono di più, sanno che ha quell'opportunità di giocare in quel momento, in quel periodo, in quella settimana durante il Gen Camp, e quindi cercano di cogliere tutte le opportunità per migliorare, per crescere e diventare migliori giocatori, perché appunto c'era quel gap iniziale tra gli Stati Uniti, che hanno inventato il basket, per carità, sono tuttora la nazione leader, e comunque l'Europa, che pian piano sta riducendo, tant'è vero che pochi anni fa il numero dei giocatori nell'NBA era intorno al 5% e non di più. Adesso non sappiamo le statistiche proprio perfettamente ufficiali, però siamo intorno Chiederemo a Simone la prossima volta. Chiederemo a Simone Sandri la prossima volta di darci i numeri esatti. E quindi siamo intorno al 30%, quindi assolutamente tutto ciò dovuto appunto fatto alla voglia di questi giocatori che hanno appunto per arrivare e che si impegnano molto di più, appunto hanno più fame forse di quei giocatori, più concentrazione dei giocatori americani. So in Denver you have the Joker. Yes. There's a great example. Another Serbian player, not American player, and the influence that Europe is having on the NBA is just growing more and more. And it's fun to watch the Joker. He's quite a player. He's got my vote for MVP this year. Lei dice che proprio ho fatto l'esempio Denver hanno Jokic, che è un grandissimo personaggio, un grandissimo giocatore, lo sono tutti innamorati di lui, il Joker come personaggio di Batman, e tutti lo amano, però lui è un esempio della voglia che hanno di arrivare, un giocatore che magari fisicamente non ha i mezzi di tanti altri giocatori americani, però proprio gioca da giocatore europeo con una voglia incredibile. Vorrei salutare nel frattempo Orsola, Federico e Maria che ci hanno salutato, veramente grazie per il collegamento. Io i saluti, Federico, Orsola, Maria, Antimo. Ciao Antimo. Il nostro grandissimo Antimo. Another example when you talk about it, you make me think, I don't know how many games. I know that they only play like 1 or 2 games per week in Italy. In the United States, I remember when I was working with my son, there was one year we played 170 games. Wow. And the kids are playing so many games and not working on their basketball skills enough. And I think Italy does a better job of working on their skills. And some of the other differences that I see is Italy only has club basketball. In the United States, every school has their own basketball team, and kids play on their high school team, college team, and they play on a club team. And so they certainly have a lot more opportunity to play games. But when I go to jam camp, I just notice the focus is a lot better on improving skills. And I really like that. Velocemente Tim ha parlato di nuovo del fatto che hanno tante possibilità di giocare. Se non sbaglio ha parlato del fatto che suo figlio quando giocava, che era alla scuola high school, ha giocato tipo un anno 110 partite, perché loro giocano nella squadra della scuola, del rione, del piccolo club che hanno, e giocano partite. Invece a lui piace più il fatto che in Italia si lavori maggiormente, ci si concentri per migliorare le skills, le capacità, quindi si lavori tecnicamente, si giochi un po' di meno, e appunto i ragazzi sono più concentrati, non pensino solo a giocare, così correre a giocare, ma appunto pensino molto a migliorare. Abbiamo salutato prima uno dei grandissimi cose del Gen Camp, a cui siamo particolarmente legati, Antimo Martino, che speriamo davvero di avere una delle prossime live per noi. Tim, how do you think a basketball camp like Gen Camp or Gold Crown, Snow Valley Camp can contribute in a week to a technical growth of a player just in a week? Che contributo può dare un camp di una settimana, di solo una settimana, nella crescita appunto individuale di un ragazzo come giocatore? I think one of the things that you implemented several years ago was when you put the Masters program in Jam Camp. And
there's no question that a player has the opportunity by the end of the week to improve, especially his shot with the master's program you have. Many camps that that kids go to, they don't get enough shots up. They don't handle the ball enough to truly improve by the end of the week. And Snow Valley is a great example. Those kids are better by the end of that week. Jam Camp, the master's program, those kids are better by the end of the week. Other camps, kids learn how to work on their game, but they have to take those skills home to truly improve. Lui dice che lui piace molto il lavoro che si fa al Jam Camp, come viene curato, visto che quando è nato anche il programma Master, senza togliere niente ovviamente al nostro camp, Jam Camp agonistico, vediamo che comunque i ragazzi lui li vede migliorare durante la settimana, che non si portano solo del lavoro, dei esercizi a casa da fare come la maggior parte dei camp in cui è stato anche negli Stati Uniti, ma che proprio hanno un miglioramento già netto lì grazie al lavoro intenso che fanno, appunto col focus di cui parlavamo. Quindi per lui anche in una settimana si può far tanto per crescere come giocatore. Danilo, ti lascio un po'. I was so impressed with the Masters the last time I went. I got to run some of the skills and the drills to help the kids work on their shot. But then you brought in Doom Lowers, who is an incredible shooter. And he really focused on breaking down the shot for the kid. You know, whereas I showed him the skills to work on, Doom was really good at breaking down their shot. And those kids went away better shooters. There's no doubt about it. And I think the Masters has gotten better every single year you've done it. Thank you. It's improving year by year. Lui è rimasto molto colpito quando è venuto al Master. Se un anno poi si è dedicato assolutamente a guardare anche il programma del Master, e lì aveva avuto la fortuna che per la settimana ci fosse l'ideatore del programma Master sul tiro, uno dei più grandi tiratori della storia del basket italiano, Doom Lowers, e a lui è piaciuto moltissimo come Doom appunto sezionava tutti i movimenti del tiro attimo dopo attimo per cercare di far migliorare il tiro ai ragazzi. Sapete, noi alla fine filmiamo il gesto tecnico e diamo a tutti i ragazzi una chiavetta USB con tutti i filmati di inizio settimana a fine settimana, e guardando questi video comparati, che poi i ragazzi portano a casa con loro stesso riguardandosi capivano quanto erano migliorati, come avevano corretto gli errori che si erano portati da casa, ed è un lavoro per lui eccezionale da questo punto di vista. Bene, sì, il tempo è volato, siamo già quasi a un'ora di live. Io vorrei chiudere domandando al coach che consiglio comunque si sente di poter dare adesso a distanza a un ragazzo in questo particolare periodo che comunque sia, insomma, desidera continuare il suo percorso di crescita tecnica. C'è stato anche magari un consiglio ricorrente che lui ha dato negli anni, in questi suoi anni di presenza al Jam Camp. Tim, what is your best advice, the recurring teaching that you might maybe give several times to the campers, to your players, the most important things for you? Which are your best advice to all the players, to the young players? Especially the young players, and not even the young players, when we talk about this with Federico Gallinari all the time, and I tell him, you know, during the season, from November until March or April, his job is to do every single thing that he can to make his team better. From April until November, so in the spring, the summer, and the fall, his job is to make his own individual skills better. And so sometimes kids get away from that. And right now, starting now until their season starts again next winter, it's really, really important that they just work as much as they can on their footwork, their shooting, their dribbling, their passing. They have to work on their individual skills, and they'll notice that they're going to be better serving and helping their team when it comes to the winter next year. Il consiglio, riassumiamo, il consiglio che Tim dà più di tutti assolutamente
è quello di continuare a lavorare sulle proprie tecniche individuali, vari aspetti, singoli aspetti della propria tecnica individuale, dal lavoro dei piedi al palleggio, al tiro, tutti i fondamentali del basket. Questo è il momento in cui farlo, perché appunto c'è un momento particolare, e in modo da poter, come ha detto lui proprio, mi è piaciuto il termine serve, per servire al meglio la propria squadra quando ricominceranno i campionati l'anno prossimo, ricomincerà la stagione, ed essere pronti. Thank you very much, Tim. Oh, thank you. Thank you, coach. Thank you, Danilo. Sempre un piacere rivedere il coach, anche se solo in video per il momento, con ovviamente l'auspicio di ritrovarci presto dal vivo e soprattutto sul campo da basket. Tim, it's been a great pleasure to meet you. We have to meet you personally now. You can wait. I cannot wait. I as soon as I don't know what all the restrictions are, but if it's possible, there's no doubt I want the opportunity to come back and keep learning from you. We'll do our best to do it, of course. Thank you very much. Thank you. Love to Kim. All right, and you do the same. Say hello to everybody. To all the family and all the granddaughters. That's right. Danilo, you have seen my granddaughters. They don't let us Skype together. Yes. Ho visto una delle nipotine via Skype, bellissima. If you want to stay with us, we're going to introduce the official preview, the first time we show it, of the new Welcome Jam Camp, Basketball Jam Camp and Welcome Kit 2021. So if you want to stay with us, we can tell you. I want to see this. Yes. Okay. It brings back great memories when you put these pictures up. It's great. Adesso Tim resta con noi adesso facciamo vedere in anteprima mondiale la prima volta qui, quindi tutto il mondo, la prima volta che si vede in anteprima mondiale. Scusate un attimo, la regia mi dicono che il filmato è pronto e facciamo vedere il kit, che è il fantastico partner tecnico ineguagliabile. I nostri amici di Zeus Sport hanno preparato con edizione studiata e limitatissima per l'edizione 2021 del Jam Camp. Ma io so che tutti quelli che sono collegati non stavano aspettando di vedere il kit, ma stavano aspettando la tua gag con il telefono, quindi sicuramente saranno già soddisfatti con il telefono vintage. Mario Pastore nell'86. Eccolo. Adesso scherzi a parte, in anteprima il kit per quanto riguarda il Kit Zeus, per quanto riguarda il Basket Jam Camp di quest'anno. Allora, era il Welcome Kit 2021, il nostro kit ricchissimo, Welcome Kit composto, mancavano anche 2 t-shirt d'allenamento, tra le immagini che avete visto, è composto appunto da pallone, borraccia, tuta, completo da gioco, double fast, super zaino, veramente un kit ricchissimo, perché è bello portarsi a casa poi in maniera veramente appassionata il Jam Camp con sé. La cosa più bella quando noi incontriamo i bambini che vanno a scuola con il nostro zaino, con la nostra tuta, è veramente bello per portare d'inverno anche il ricordo, l'esperienza del Jam Camp con sé. E noi ringraziamo sempre gli amici di Zeus Sport che quest'anno hanno avuto dei colori bellissimi, tra l'altro con i colori proprio attualissimi e di moda, e siamo molto orgogliosi di questi nuovi completini, non vediamo l'ora di vederli indossati a tutti voi. E come dobbiamo ringraziare per questo, ripeto,
Zeus Sport, e speriamo di avere il titolare Salvatore Cirillo, nostro ospite nelle prossime puntate. Ad Alessia per esempio è piaciuto, quindi speriamo veramente di vederci circolare in tutta la Sardegna questo bellissimo kit del 2021. Kit, Tim, non so se Tim ci sente. Tim, Yes. faremo un'intervista doppia. Do you remember when you had the goal to give every basketball player, every young basketball players in Italy a Gold Crown t-shirt? You remember that? Oh yes, we've been trying to bring Nuggets gear and Gold Crown gear, and it's just fun to see those kids smile when they get some of those things. So. No, dovete sapere che Tim, Danilo, ricordi, arrivava da Denver con praticamente un cambio per se stesso e 4 valigie enormi di materiale da regalare a tutti i camp. Lui diceva che voleva l'obiettivo di tutti i ragazzi che giocavano a basket nel camp d'Italia doveva avere una maglietta di Denver Nuggets o della Gold Crown. Ci siamo quasi riusciti. Aspettiamo il prossimo ritorno, ai prossimi valigioni di materiale di Denver Nuggets per assolutamente continuare la tradizione. Saluto la nostra fedelissima fan che non ha perso una live fino adesso, cari. E ragazzi, il tempo Danilo è volato. Davvero. The blink of an eye is 1 hour just passed, so we say goodbye to everybody. Thank you very much, Steve, for being with us. Thank you so much for including me. It was great to see you guys. Please say hello to the Jam Camp family for me. Thank you, coach. Allora, Tim ha salutato e ringraziato tutta la famiglia del Jam Camp. Grazie a tutti per i saluti. Se qualcuno non ha salutato in diretta, per non interrompermi al volo, se magari diciamo qualcosa, ma tra l'altro c'è la possibilità di vedere la replica sul nostro canale YouTube Jam Camp TV, a cui vi invito a iscriversi come dicono quelli bravi, cliccare la campanella per essere allertati su tutte le novità del Jam Camp. Sei uno youtuber perfetto. Sì, posso fare lo youtuber da grande. E ragazzi, veramente Danilo, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Una querel Pinna Puglisi che assolutamente coinvolgeremo nella nostra rubrica, cioè riguarda staff only, quindi sono 4 chiacchiere per i nostri istruttori più emblematici, assolutamente, e quindi la prossima volta ci contiamo veramente la settimana prossima magari di riuscirci. Allora, grazie a tutti davvero per la serata da parte mia, di tutti quelli che ci sono. In extremis un grande bacione a Mary Sbrissa, una delle colonne del Jam Camp. Danilo, come descrivere Mary? Mary è una colonna che è riduttivo, una presenza fondamentale sia in campo che fuori, quindi felicissimo di sapere che sei qui a farci compagnia, Mary. Un bacione. Sì, una Alessia Pinna più alta, diciamo. Poi per compensare arriva De Persio, dopo Mary Sbrissa, giustamente, perché... Vabbè, che comunque è pensato direttamente dalle Olimpiadi di judo, abbiamo anche il Panda che giustamente è dappertutto. Allora, ci stiamo dilungando tanto, ma è stata una serata bellissima, davvero connessa in questa connessione tra Stati Uniti. È stata anche la bellissima sorpresa dell'inviato di NBA TV negli Stati Uniti, e quindi è tratto dalla Gazzetta dello Sport, una bellissima rubrica settimanalmente, Simone Sandri, che ci ha promesso un collegamento per parlarci dell'Inside NBA, grandi, tutti i segreti dell'NBA, grandi cose. L'annunceremo per tempo da non perdere assolutamente. Allora, da parte mia, di Danilo, di Giulia, di Francesca, di tutta la famiglia del Jam Camp, salutiamo coach Tim Hammond. Thank you, Tim. See you very soon. Thank you. Goodbye. Thank you. Have a great day. Ci vediamo giovedì prossimo. Ciao a tutti. Thank you. Ci vediamo, esatto. Un bacione a tutti, a giovedì.